replay che mostra la vettura di Leo che va a prendersi la posizione su Raffaele Gianmaria. Bella prova. Ciao amici, benvenuti in questo mio nuovo video. Siamo all'episodio 12 di Into the Race. Purtroppo la macchina non è bella come al solito, perché come avete visto nell'episodio 11 Nagy ha avuto un problema in partenza, non per colpa sua, ed è successo quel che è successo. Ora abbiamo qualifica 2 e gara 2, vediamo come andrà. E logicamente, come avete visto già nell'episodio precedente, siamo in Inghilterra, precisamente a Silverstone, nella mia pista preferita. Bellissima. Mancano pochissimi minuti, c'è il Formula Open che sta per finire la sua qualifica, c'è lì Billy Monger, il ragazzo che purtroppo ha avuto un incidente penso un anno fa e ha perso le gambe, ed è lì un grande fenomeno, un grande esempio di vita. Partiremo subito con un set come nuova e teniamo quello per tutta la qualifica. Dura poco, dura 15 minuti, quindi prendere il rischio di cambiare gomma durante la qualifica non ce lo sentiamo, perché ci potrebbero essere bandiere rosse. Comunque io sono magro, ma Nagy è un ciclista. Nagy è un cartone animato giapponese. Connectimi, me lo attaccavo. Ho connettato e parlavo quando vuoi. Stringiamo bene per rimanere più fermi possibili. Il team ha fatto un gran lavoro a rimettere la macchina a posto dopo il contatto di Nagy al primo giro di ieri, che avrete visto nella puntata 11. Non è sicuramente colpa sua, ma purtroppo siamo rimasti nel casino e abbiamo finito la gara al primo giro. Qui facciamo un radio check con l'ingegnere. Radio check, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Partiamo sempre con traction 3 e ABS 3. Però penso di andare in traction 2, che è proprio il minimo per i primi giri di qualifica. Vediamo cosa succede. Ingegneri Lamborghini, squadra corse, e Elby, che è più tesa di me. Vi ripeto che purtroppo so che la telecamera sarà un po' giù, ma non c'è altra maniera. Ho già avuto una deroga per mettere la telecamera sul casco solo per la qualifica, e quindi mi dispiace che non vedete così bene come ci dovrebbe. L'ingegnere mi sta comunicando che ci potrebbe essere un lieve ritardo, perché c'è stata una rossa un po' lunga nella categoria che ci ha preceduto. Che sto vedendo qualche macchina che sembra con gomma nuova e qualcuna con gomma usata, giusto per info. Adesso si puoi mettere in moto.
Io sinceramente spero di aver fatto penso di aver fatto un giro ottimo, perfetto, non c'è mai, però un giro veramente buono. E stare lì dietro, rosico un po'. Quello che mi fa un po' innervosire è che c'è solo una Lamborghini davanti ed è sempre la solita, è un team veramente forte perché fanno tanti test, quest'anno hanno fatto più di una decina di test, confronto nostro che ne abbiamo fatti 0, ma l'aiuto di Lamborghini non sta arrivando per capire, ad avere dei dati, e questa cosa qua non va bene da parte di una casa automobilistica. Quindi spero che arrivi un aiuto, perché è un po' di anni che è così. Mancano pochissimi minuti, partirò io e dopo 20-30 minuti ho la macchina nasce. 60 minuti di gara, vediamo un po' che succede. La Lambo numero 12 di Casa Ombra con Federico Leo alla guida. Abbiamo visto proprio nel replay della gara di ieri finire a muro con Razak totalmente incolpevole. Intanto Gianmaria e Hankook in lotta col Romano che ha la meglio, davanti a sé invece l'altra Lambo di Casa Ombra di Federico Leo, dunque due italiani in lotta per la 12ª posizione. Ha preso la il replay che mostra la vettura di Leo che va a prendersi la posizione su Raffaele Gianmaria. Anticipa l'inserimento il pilota milanese, bella prova. Rientra invece ai box Federico Leo, non è un pit stop, trattasi di un problema tecnico. Se volete guardare, me l'ha fatto tanto all'ultimo giro, l'ultimo passaggio che ho fatto, l'ultima curva, lì me l'ha fatto tanto, proprio perché è stata drammatica. Che marcia se lo fa? Ma in realtà me l'ha fatto sia quarta, quinta, me l'ha fatto anche lì, il problema mi sa che me l'ha fatto in terza. Guarda l'ultimo giro, mi ho detto, l'ultimo passaggio quando abbiamo fatto l'ultima curva. È uscito l'ultima curva e l'ultimo passaggio. Da quello che vedo però per me potrebbe essere un bumper. Oddio, sì, ha la forma di una cambiata. Io non so che dire, weekend da dimenticare. Ieri abbiamo avuto il ritiro non per colpa di Nagy, ma è rimasto in mezzo a un casino, quindi abbiamo finito la gara alla quarta curva e oggi, sin dal primo giro, abbiamo avuto questi problemi meccanici, stiamo ancora capendo da dove arrivano. A me sembrava molto il cambio, però ci potrebbe essere anche la possibilità che sia la pompa della benzina. Sono stato costretto a fermarmi, perdevamo tanta potenza, ci hanno sorpassato anche tanti piloti per questo motivo qui e quindi non so cosa dire. Continuiamo a non finire le gare, non per colpa nostra,
e questa è una delle cose più brutte. Quindi purtroppo per questo video è tutto. Vi ricordo di seguirmi su Federico-Leo88 e di attivare la campanella qui sotto. Qualsiasi tipo di consiglio scrivetemelo qua sotto. Ciao!